Ciao, oggi prepariamo insieme il torrone di Cremona, nella versione morbida e quella più tradizionale, duro e preparato con tantissime mandorle. Per la preparazione del torrone abbiamo bisogno della cottura a bagnomaria. Per una preparazione ottimale consigliamo l'uso di due fuochi per la cottura simultanea dei due composti principali. Quindi scaldiamo a bagnomaria a fiamma bassa 250 g di miele chiaro. Scaldiamo sempre a fiamma bassa 50 ml di acqua con 250 g di zucchero semolato. Mentre il miele inizia a scaldarsi, montiamo a neve 75 g di albume. Appena il miele diventa liquido, possiamo versare l'albume. Quindi frulliamo con lo sbattitore per ottenere un composto omogeneo. A questo punto lo sciroppo di acqua e zucchero dovrebbe essere quasi pronto. Verifichiamo con un termometro da cucina e quando lo sciroppo raggiunge i 142 gradi centigradi, versiamo lo zucchero nel pentolino del miele. Versiamo lo zucchero cotto a filo mentre frulliamo con lo sbattitore elettrico. Frulliamo ancora per un minuto e quindi proseguiamo la cottura a bagnomaria per un'ora se vogliamo ottenere il torrone morbido e circa un'ora e mezza se vogliamo ottenere il classico torrone duro di Cremona. È importante tenere sempre d'occhio il livello dell'acqua, se necessario aggiungere altra acqua bollente prima di proseguire la cottura. Durante la cottura a bagnomaria dobbiamo continuare a mescolare con una spatola, facendo delle brevi pause. Di tanto in tanto frulliamo con lo sbattitore a bassa velocità. Lo facciamo 3-4 volte a intervalli regolari, per la durata di circa un minuto e mezzo. Noterete che ogni volta l'impasto diventerà più denso. Dopo la prima ora di cottura aggiungiamo una bustina di vaniglina, quindi frulliamo un'ultima volta.
Al termine della cottura togliamo il pentolino dal fuoco e incorporiamo le mandorle precedentemente tostate e ancora molto calde. Ungiamo con pochissimo olio di semi un foglio di carta da forno e lo usiamo per disporre una quantità uniforme di torrone alla base di uno stampo a cerniera da 20 cm di diametro con la cerniera aperta. Sul fondo dello stampo abbiamo inserito un foglio tondo di ostia per torroni. Con uno stampo a cerniera potrai usare il fondo di metallo per premere uniformemente sulla pasta del torrone. Allo stesso scopo puoi usare anche un mattarello a rullo. Lasciamo raffreddare e quindi rivestiamo subito con pellicola trasparente o carta da forno, conservando il torrone al riparo dall'umidità. Con questa ricetta potrai preparare 2 torroni tondi da 20 cm o 2 torroni dalla forma rettangolare, magari usando uno stampo per plum cake da 30 cm e disponendo l'ostia sia sopra che sotto il torrone. Possiamo assaggiare il torrone dopo 1 o 2 giorni. Ed ecco il torrone nella versione morbida e quella classica di Cremona. Se ti piacciono i nostri video, iscriviti e condividili. Continua a seguirci guardando la nostra speciale playlist di Natale. Ci vediamo al prossimo video.